Quando ho risposto alla polizia dicendo che vivevo con un coinquilino, loro si sono guardati in faccia e mi hanno detto: signorina, ma sta scherzando? Mi chiamo Alessia, ho 23 anni e mi sono da poco trasferita a Bologna per l'università. Affittare un bilocale da sola era insostenibile, così ho trovato un annuncio per una stanza in una casa già abitata da un altro studente, Marco. Il primo giorno, Marco era in cucina. Alto, capelli scuri, un tipo silenzioso, un po' schivo, ma educato. Mi ha detto che la sera lavorava spesso fuori città e che non amava essere disturbato. Ci scambiavamo giusto qualche parola, poi spariva per giorni. All'inizio pensavo fosse solo un tipo strano. Poi le cose hanno cominciato a inquietarmi. Trovavo la porta della mia stanza aperta quando rientravo, oggetti spostati, mormorii nel cuore della notte. Ma era la mia prima casa da sola. Ho pensato che forse stavo solo immaginando tutto. Ma una notte ho installato una videocamera. E quello che ho visto mi ha tolto il fiato. Una figura entrava in salotto alle 3 di notte. Aveva il mio viso, ma non ero io. Camminava piegata, tremava, e scompariva nel muro. Ho chiamato la polizia e raccontato tutto. La gente ha consultato il sistema catastale, poi ha detto: signorina, non risulta nessun residente in questa abitazione. Questa casa è disabitata da oltre 2 anni. Non riuscivo a credere. Poi ha continuato: in realtà, ci risulta che l'ultimo residente è stata una studentessa. Si è tolta la vita qui. Si chiamava Alessia. E viveva insieme ad un ragazzo, un altro studente, di nome Marco. Sono corsa in bagno, tremando. Lo specchio era appannato. Sul vetro c'era una scritta: non te ne sei mai andata. E poi l'ho visto, Marco, in piedi dietro di me. Non era invecchiato di un giorno. Mi ha preso per le spalle e ha detto: ti ricordi, adesso? Io e te viviamo insieme. Per sempre. E allora ho capito. Io non ero viva. E lui non se n'era mai andato.